Ciao a tutti ragazzi, qui Narkwitz, ben ritrovati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi affronteremo il tema dei filtri grafici, voglio però nello specifico mostrarvi come è possibile realizzare dei filtri grafici come strumento di controllo sulla qualità della modellazione. Ovviamente ragazzi l'esempio in questione del video tutorial è soltanto un pretesto per mostrarvi il tema dei filtri in generale, quali sono le possibilità che avete per utilizzarli come vi dicevo poco fa, come strumento di controllo sulla qualità del modello. Quello che andrò a fare sarà realizzare un filtro che mi consenta di verificare graficamente se i muri portanti, elementi costruttivi portanti del mio modello siano stati effettivamente modellati come tali, quindi con funzione portante pari a portante, e allo stesso tempo se gli elementi costruttivi non portanti siano stati realizzati come elementi costruttivi non portanti. Quindi risulta già molto evidente qual è la potenzialità dei filtri in generale, quella di rendere visibili delle informazioni all'interno del modello per poter poi eventualmente trovare in maniera molto semplice, molto veloce eventuali errori. Ma rechiamoci subito in Revit, quindi vado ad aprire un progetto esistente, aprirò il progetto del famoso appartamento duplex che avete sicuramente visto in altri video tutorial, poi andrò a duplicarne la vista 3D, quindi tasto destro sulla vista attiva, duplica vista, duplica, rinomino la vista duplicata come controllo elementi portanti e non portanti, mi reco nella scheda delle sovrascrizioni grafiche, potete richiamarla o digitando da tastiera VV, quindi vi si aprirà la finestra di dialogo, oppure recandovi su sostituzioni visibilità grafica all'interno del pannello delle proprietà. A questo punto non dovrò fare altro che recarmi nella scheda filtri, digitare qui in basso modifica nuovo e in basso a sinistra creare un nuovo filtro che chiamerò controllo elementi portanti e NPO per non portanti. Quindi confermo l'operazione. Voglio eseguire il controllo sui miei muri, quindi sulla categoria muri, quindi la categoria da scegliere sarà la categoria muri. Nulla vieta di poter scegliere varie categorie allo stesso tempo. Quindi mi reco nelle regole, nella parte delle regole di filtraggio e definirò le condizioni secondo le quali le sovrascrizioni grafiche dovranno avvenire. Voglio solamente aprire una piccolissima parentesi ragazzi in merito alla natura delle regole di filtraggio. Trovate in ogni caso un vecchio tutorial in cui è spiegato già l'argomento, però lo ripetiamo velocemente. Ci sono in Revit due tipi di regole di filtraggio: le regole AND, cioè tutte le condizioni devono essere vere, oppure le regole OR, cioè qualsiasi regola, cioè basta una sola condizione affinché la sovrascrizione grafica vada in porto. Cosa significa? Significa che se io qui ho una AND regola con due condizioni all'interno legate ai muri, la sovrascrizione grafica andrà a buon fine solamente se entrambe le condizioni che ho definito sono vere. O, per formulare meglio il concetto, le sovrascrizioni grafiche andranno in porto soltanto per quegli elementi costruttivi che rispetteranno entrambe le condizioni. Al contrario, con regole OR, le sovrascrizioni grafiche andranno in porto soltanto per quegli elementi costruttivi che rispetteranno almeno una delle condizioni all'interno della regola. Fatta questa brevissima premessa, questo breve refresh della natura delle regole, quello che andrò a fare sarà cancellare le due condizioni che avevo realizzato e lasciare come natura di questa regola la condizione OR. All'interno di questo gruppo andrò ad aggiungere due gruppi, quindi avrò due regole, due sottogruppi all'interno di un gruppo principale che avrà natura OR. Quindi aggiungo il primo gruppo, dovrà essere un gruppo della natura AND, e all'interno del gruppo della natura AND vado ad aggiungere due condizioni. Farò lo stesso per gli elementi costruttivi non portanti, quindi aggiungo un ulteriore gruppo, anche esso della natura AND. All'interno di questo gruppo aggiungerò due condizioni. Quindi sostanzialmente quello che voglio fare è realizzare due condizioni per i muri portanti, perché il mio obiettivo, come lo ripeto, come avevo detto all'inizio del video, è
controllare graficamente se i muri portanti sono stati realizzati effettivamente come muri portanti. Vi mostro a breve cosa intendo. Possiamo anche un attimo confermare la regola, se no la perdiamo, e nuovamente confermare, se no dobbiamo impostare tutto di nuovo da capo. Se io seleziono un muro in Revit, ho qui all'interno del pannello delle proprietà, sotto la scheda strutturale, vedete il parametro strutturale, quindi di conseguenza l'utilizzo strutturale dell'elemento costruttivo. In questo caso, siccome si tratta, lo so perché il progetto me lo ricordo, di un muro portante, si tratta di un errore, evidentemente, perché l'utilizzo strutturale come dato, come parametro all'interno del pannello proprietà è non portante. Quindi questo muro verrebbe, secondo le nostre regole di filtraggio che realizzeremo a breve, marcato graficamente nella vista 3D in rosso. Quindi sulla base di queste considerazioni riapro nuovamente la mia scheda dei filtri, modifica nuovo, richiamo il controllo elementi portanti e non portanti e a questo punto sì, ho perso le condizioni, ma non ne abbiamo create nessuna. Controllo un attimo se la categoria muri è ancora attiva e reimposto tutto come avevo impostato prima. Quindi abbiamo detto un gruppo principale, il macrogruppo della natura OR, all'interno un primo gruppo con 2 condizioni, poi un secondo gruppo con altre 2 condizioni. Le 2 condizioni dei muri portanti dovranno essere, quindi noi vogliamo richiamare i muri portanti, quindi all'interno della prima condizione andrò a scegliere come parametro nome del tipo, come condizione, come funzione della condizione contiene le lettere, il simbolo trattino basso e le lettere PO, sta per portante. Io all'interno dei nomi, dei tipi dei muri ho sempre il codice, l'acronimo trattino basso PO per portante o trattino basso NPO per non portante. Quindi la seconda condizione, come parametro andrò a scegliere utilizzo strutturale uguale a portante. Nel secondo gruppo della regola della natura AND andrò a stabilire le condizioni per i muri non portanti, quindi nome del tipo, anche in questo caso, nome del tipo, eccolo qui, contiene trattino basso NPO e per quanto riguarda l'utilizzo strutturale uguale portante o non uguale a non portante. Scusate, uguale non portante o non uguale a portante. È indifferente, è la stessa cosa, quindi uguale non portante. A questo punto, se confermo le operazioni e aggiungo il mio filtro, controllo elementi portanti e non portanti, andrò a dire a Revit di sostituire gli elementi costruttivi che rispettano uno dei 2 gruppi con un motivo di superficie in vista, quindi in proiezione superficie, solido, rosso, scusate, verde, in modo che gli elementi costruttivi che rispettino uno dei due gruppi non ci sono elementi costruttivi che possono rispettare entrambi i gruppi, perché non esistono all'interno del progetto elementi che siano portanti e siano modellati come portanti e non portanti e siano modellati come non portanti. Cioè un muro, non esiste un progetto, nessun muro che può essere portante e non portante allo stesso tempo, a prescindere dal nome del tipo. Questo è il motivo per cui, se ritorno indietro nella scheda delle regole di filtraggio, questo è il motivo per cui ho nel macrogruppo definito la natura della regola OR, perché se avessi avuto AND avrei definito un paradosso, nel senso che avrei dovuto avere, cioè non esistono elementi costruttivi all'interno del progetto che possano rispettare entrambi i 2 sottogruppi. Non esiste un muro che contemporaneamente è portante e non portante, cioè come funzione strutturale. Bene, quindi ritorno reimposto su OR, confermo l'operazione, a questo punto confermo nuovamente e vedete ragazzi la regola di filtraggio, il filtro grafico funziona correttamente, poiché se dovessi
selezionare un muro che non è stato sovrascritto graficamente. Per esempio prendiamo il primo da sinistra, abbiamo che si tratta di un elemento costruttivo innanzitutto portante, che però nella scheda delle proprietà è stato definito come non portante. Quindi non viene sovrascritto nella maniera col verde dal filtro, nel senso risulta essere un errore. Quindi quello che posso fare per avere un'ulteriore conferma grafica è andare di nuovo nella scheda delle sostituzioni grafiche e la categoria muri, sovrascrivere l'intera categoria muri con un motivo solido rosso, in modo da avere tutti i muri errati che non rispettano le regole di filtraggio in rosso, quindi sono muri da correggere, e invece i muri che rispettano uno dei due sottogruppi del filtro verranno sovrascritti in verde e quindi saranno dei muri corretti, già corretti. E vedete ragazzi, il modello evidenzierà subito, quindi sarà subito leggibile dal punto di vista grafico, quali sono gli elementi costruttivi da correggere e quali no. In questo caso i muri in rosso saranno elementi costruttivi, muri da correggere, i pilastri ovviamente, i solai non vengono influenzati dalle regole di filtraggio, visto che la regola di filtraggio che abbiamo creato è soltanto per la categoria muri, l'abbiamo specificato all'inizio. A questo punto, per correggere in maniera molto rapida gli elementi costruttivi, selezioniamone qualcun altro giusto per come prova del 9. Questo si tratta di un elemento non portante, vedete un tramezzo interno, è stato definito però come strutturale, quindi come utilizzo struttura portante. Errore, un tramezzo e una tramezzatura interna non ha una funzione portante, quindi quello che possiamo fare è recarci nella scheda, quindi VV delle sostituzioni grafiche, scheda filtri e spegnere la visibilità del filtro. Quindi cosa accade? Togliendo la spunta visibilità semplicemente verranno spenti gli elementi che sono influenzati dal filtro. Cosa diversa sarebbe stata attiva filtro. Togliendo la spunta qui si sarebbe semplicemente disattivato il filtro, e quindi senza spegnere però la visibilità degli elementi all'interno della vista 3D. Quindi tolgo la spunta da visibilità, confermo l'operazione, gli elementi corretti non li visualizzo più. A questo punto non dovrò fare altro che spegnere tutte le altre categorie che non siano i muri, quindi vado su tutte, scorro in basso, lascio i muri deselezionati, eccoli qui, spengo tutte le altre categorie e vado poi a correggere i diversi elementi costruttivi. Questo è l'unico elemento costruttivo esatto di tramezzatura che non deve essere strutturale, quindi si spegnerà di conseguenza, vedete appena lo correggo, perché poi risponderà all'improvviso alle regole di filtraggio, cioè rispetterà le regole di filtraggio. Non dovrò fare altro, che a questo punto si tratta soltanto di muri portanti. Vediamo un attimo, selezioniamoli tutti, esatto, portanti, vedete l'unico tipo all'interno del menu a tendina. Vado a dire a Revit di fare di questi elementi costruttivi strutturali, quindi portanti. Vedete, gli elementi scompaiono all'interno della vista perché a un certo punto rispettano le regole di filtraggio che abbiamo realizzato. Non dovrò fare altro che recarmi di nuovo nelle sostituzioni grafiche, filtri e rendere visibili gli elementi che rispondono alle regole di filtraggio. Confermo l'operazione. A questo punto tutti gli elementi costruttivi saranno rappresentati in verde perché in quanto corretti e in quanto rispettano le condizioni definite all'interno del filtro grafico. Ragazzi, con questo tutorial è tutto, spero che vi sia utile in futuro. Se vi è piaciuto vi prego di lasciare un like qui sotto. Per ulteriori domande o dubbi, chiarimenti, quello che volete, scrivetemi nei commenti. Noi ci risentiamo nel prossimo tutorial. Ciao!